Ciao a tutti amici, oggi è una giornata speciale perché parliamo di un aggiornamento che sta facendo impazzire tutte le community. Oggi esce Tonex FX, la versione di Tonex 1.8 di K Multimedia. Io sono Leonardo Toro e questo, come sempre, è Like a Noob. Bene amici, il nuovo aggiornamento include nuovi effetti, delay stereo, nuovi riverberi e il tutto completamente gratuito per chi possiede Tonex o Tonex One. Mentre altri brand si affannano a rilasciare nuovi prodotti o aggiornamenti a pagamento, IK Multimedia spiazza tutti e rilascia il miglior aggiornamento di sempre senza chiedere un centesimo. Iniziamo subito col dire che se ti piacciono i miei contenuti e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella. Per te è gratuito, ma per noi è molto importante. Questo video è realizzato in collaborazione con Musica Store 2005. Per celebrare l'uscita di questo video, da oggi e per i prossimi 7 giorni, Tonex One e Tonex Pedal saranno disponibili su Musica Store 2005 con un extra sconto al checkout. Questo significa che, aggiungendo il prodotto al carrello, il sistema applicherà un ulteriore sconto, permettendovi di acquistarlo a un prezzo che, in base alle mie ricerche, risulta attualmente il più basso e competitivo sul mercato. Trovate tutti i link qui sotto sulla descrizione. Adesso entriamo nel vivo dell'aggiornamento. Con la versione 1.8 di Tonex diventa non solo uno strumento per catturare il suono degli amplificatori, ma una vera e propria unità only one per la chitarra. Vediamo rapidamente le novità più interessanti. Abbiamo le modulazioni, chorus, tremolo, phaser, flanger e rotary, tutti con parametri regolabili per adattarli a ogni esigenza. Poi abbiamo i delay stereo, una scelta tra digital delay cristallino e un tape delay caldo e avvolgente, con opzioni di sincronizzazione al BPM, questo è eccezionale. Poi abbiamo dei riverberi avanzati, quindi 4 algoritmi di spring reverb, perfetti per chi ama il suono degli ampli vintage, oltre ai classici room e plate. Poi abbiamo delle possibilità di configurazione flessibili, puoi posizionare gli effetti pre o post amplificatore e modificare tutto direttamente dal pedale e dal software. Ovviamente queste modifiche influenzeranno il suono, ma dopo vediamo nel dettaglio. Queste nuove funzionalità rendono il Tonex e il Tonex One uno strumento flessibile e ancora più competitivo rispetto al passato, soprattutto considerando il prezzo. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio l'aggiornamento. Come di consueto, per ogni aggiornamento la prima cosa da fare è aggiornare l'applicazione. Bisogna chiudere Tonex nel caso in cui l'abbiate già aperto e poi aprire IK Product Manager e andare sulla riga relativa a Tonex. Lì troverete in bella vista l'icona dell'aggiornamento. Cliccate sull'update e seguite la procedura fino alla fine. Al termine della procedura aprite Tonex e il gioco è fatto. Dopo aver aggiornato il software tocca aggiornare i vari pedali. Basta collegare il prodotto alla porta USB del computer, sia esso Tonex One o Tonex Pedal, e andare su Librarian ed ecco che il sistema vi propone di aggiornare il pedale. Continuiamo con l'aggiornamento fino alla fine ed ecco fatto anche l'aggiornamento del pedale. Adesso che abbiamo aggiornato Tonex andiamo a vedere tutti gli effetti. Ok amici, iniziamo questa carrellata ascoltando un po' tutti gli effetti. Iniziamo dal chorus, che come sapete è l'effetto più amato ma anche più odiato da tutti i chitarristi. Allora vi faccio sentire la chitarra clean. Ok, attiviamo. Aumentiamo un po' il livello. Ok, molto bello devo dire. Passiamo al tremolo, uno dei miei preferiti.
Ok, phaser. Bellissimo anche il phaser. Flanger. Bellissimo anche il flanger. Rotary. Ok, questi effetti, come vi dicevo prima, possono essere messi sia in post, come abbiamo visto adesso, e come potete vedere si trovano dopo l'ampli e dopo il cab. Ok, possiamo metterli anche in pre. Ovviamente si sposteranno prima dell'ampli. Quello che succede è che l'effetto, che prima era stereo, andiamo sul chorus e si sente un po' meglio, ovviamente adesso diventa mono perché deve passare dall'amplificatore. L'effetto è sicuramente diverso. Adesso attiviamo un attimino i delay, passiamo sui delay e andiamo sul digital delay. Vi faccio sentire solo i ping pong, ok? Ok, tape in questo caso è un po' più caldo. Una cosa molto importante dei delay è che possono essere messi in sincro con i BPM che vediamo qua. Quindi se andiamo a fare tap, ok? Quindi questa è una cosa molto interessante. Andiamo a vedere i riverberi. Come vi dicevo prima, ho messo una room in maniera tale che diciamo, l'effetto, specialmente se ascoltate in cuffia, non sia sgradevole. Andiamo a vedere cosa succede con uno spring. Ok, quindi questo è lo spring 1, spring 2, abbasso un po' perché è troppo alto. Ok, questo è l'effetto dello spring 2, spring 3. Passo un po', anche in questo caso. Ok, spring 4. Questo è uno spring un po' lungo e andiamo ad ascoltare il plate. Questo è uno dei miei riverberi preferiti. Stessa cosa sul riverbero, si può andare in pre o in post, anzi in post o in last. In questo caso last è alla fine, post è post cab, quindi dopo gli ampli il riverbero. Ok? Bene, questa è la carrellata degli effetti, andiamo alle conclusioni. Questo aggiornamento rende il Tonex una valida alternativa a soluzioni più costose come Kemper Player e il Nano Cortex. Pensate che IK Multimedia ha reso tutto gratuito, mentre altre piattaforme spesso fanno pagare per aggiungere funzioni simili. Personalmente trovo che la qualità delle catture di Tonex sia superiore a tutti a parte il NAM, con un livello di dettaglio e realismo che poche altre unità possono eguagliare. Ora, con questi effetti è difficile trovare un motivo per non averlo nella propria pedaliera o eventualmente nella custodia della chitarra come sistema di backup. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e possiamo discuterne insieme. Ricordate inoltre che a partire da oggi e per solo 7 giorni Tonex Pedal e Tonex One saranno in extra sconto su Musica Store 2005, quindi andate a metterli immediatamente nel carrello per usufruire di questo sconto. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Nei prossimi giorni andremo a parlare nel dettaglio di come funziona l'aggiornamento su Tonex Pedal e Tonex One. Per i pedali abbiamo bisogno di prenderci qualche minuto in più per trattare l'argomento in maniera approfondita e andare a vedere come utilizzare le funzionalità sul pedale. Tra l'altro la versione che sto recensendo in questo momento è la release candidate, quindi la release pronta per il rilascio, ma potrebbe esserci la necessità di fare qualche piccola modifica nelle ultime ore, quindi voglio essere sicuro che almeno sui pedali
quindi la versione che vi farò vedere sarà quella definitiva al 100%. Ragazzi, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Come sempre io sono Leonardo Toro e questo è Like a Nerd.